Stratum V2. Buongiorno amici e ben ritrovati. Oggi parleremo di mining e lo faremo approfondendo gli sviluppi che ci sono dietro a questo tassello fondamentale per Bitcoin. Se il mining di per sé è un argomento difficile da trattare perché comunque è molto tecnico, parlare dei protocolli che utilizza lo è ancora di più. Ma qualcuno dovrà pur farlo, no? Quindi ho deciso di farlo io. Che cosa ci sto a fare se no? No? Vedremo un protocollo per il mining in pool chiamato Stratum V2, che è l'evoluzione del protocollo Stratum V1. Ma potevo fare da solo tutto questo? Ovviamente no. Sarebbe venuta fuori una cosa troppo superficiale e approssimativa. Quindi ho deciso di invitare un ospite, ragazzi. Il primo ospite nel canale. Ed è una persona che lavora direttamente al progetto Stratum ed è italiana. Quindi non avremo neanche problemi con la lingua. Meglio di così si muore, ragazzi. Prima di cominciare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se apprezzate i miei contenuti potete farmi una piccola donazione, anche semplicemente un caffè, sfruttando il QR code che compare durante il video, oppure potete utilizzare il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore, ragazzi, e ora vi lascio alle 4 chiacchiere che ci siamo fatti. Buona visione! Eccoci qua ragazzi, buongiorno. Oggi, come promesso, vi ho portato un ospite d'eccezione perché ovviamente io da solo non sarei stato in grado di raccontarvi bene questo argomento. Quindi vi presento Gabriele Vernetti. Ora gli diamo un attimo di spazio per presentarci, per dirci che cosa fa e come mai l'ho invitato. Ecco. Ciao Gabriele e presentati pure. Ciao Tac, grazie per l'invito, prima di tutto. Sono Gabriele Vernetti, ingegnere informatico, mi sono laureato l'estate scorsa al Politecnico di Torino e durante appunto il mio corso all'interno dell'università ho avuto l'onore di cofondare insieme a Giorgio e Salvatore il team studentesco chiamato Bitpolito, che si occupa di fare ricerca e sviluppo e divulgazione, soprattutto sotto un aspetto più educativo in tema Bitcoin. E da qualche anno che ho iniziato ad esplorare la tana del bianconiglio di Bitcoin e subito dopo soprattutto ho continuato ad approfondire l'aspetto del mining che fin da subito mi ha estremamente colpito e interessato e appunto oggi mi trovo a essere un contributor del progetto che si chiama Stratum V2 di cui parleremo insieme a te oggi e da circa un anno e mezzo, ecco, quindi sono super disponibile a esplorare insieme a te questo protocollo. Bene, ragazzo giovanissimo e con le idee già abbastanza chiare, ecco. Quindi, come hai deciso come ti è venuta l'idea di contribuire a questo progetto, a Stratum V2, che è appunto diciamo, il protocollo di cui parleremo oggi, e come hai fatto appunto ad interagire con chi già si occupava di questo progetto? Ma, come ti dicevo prima, forse l'origine, diciamo, di un po' di tutto è stata appunto la creazione di Bitpolito all'interno della nostra università insieme a Gio e Salvo. E dopo che abbiamo iniziato a raggrupparci, diciamo, a ottenere nuovi studenti e a crescere come gruppo, sono iniziati ad arrivare insieme agli studenti, alle nuove reclute, diciamo, anche dei nuovi progetti. Quindi all'interno del Politecnico è arrivata un'offerta, diciamo, di una borsa, per una borsa di ricerca per esplorare un progetto che aveva a che vedere col mining. Quindi noi, essendo, diciamo, all'epoca, ma tuttora, l'unica entità all'interno del Politecnico di Torino che avesse delle competenze ovunque trattasse il tema Bitcoin, sono venuti immediatamente i professori di riferimento a contattarci. Allora lì mi sono buttato perché, come ti ho detto nell'introduzione, il mining, anche solo a livello teorico, fin dall'inizio è stato l'aspetto che più mi ha intrigato, diciamo, personalmente. Quindi mi sono buttato su questo progetto che aveva a che vedere appunto con schede video, quindi costruire un mining rig per capire che non era possibile più minare Bitcoin con un mining rig di GPU, eccetera, eccetera. Quindi si è fatto un mining rig per minare Ethereum, poi dopo il progetto si è concluso e fortunatamente si è riaperto andando veramente a toccare il mining di Bitcoin, quindi fondamentalmente ho convinto questa azienda a iniziare a fare la stessa tipologia di sperimentazione ma su Bitcoin e quindi li ho convinti a mettere su sto miner, un ASIC,
e il mio progetto è stato appunto quello di costruire questo sistema di monitoraggio e di gestione della macchina, ecco, insieme a loro. Quindi diciamo questi progetti, queste borse di ricerca di cui ho avuto l'opportunità di lavorare, di esplorare durante il mio percorso al Politecnico, sicuramente sono state la base di tutto. In concomitanza ovviamente ho continuato a dare gli esami e fare le solite cose dell'università per laurearmi, e sono arrivato appunto alla mia conclusione, quindi fondamentalmente dovevo fare una tesi per la mia laurea magistrale, ed era da mesi in realtà che avevo iniziato a sentire parlare di Stratum V2, avevo iniziato a cercare di capire qual era lo stato dell'arte, come era composto, quali erano le implementazioni, eccetera, eccetera. E quindi diciamo è stato una simbiosi perfetta, il mio interesse sul mining che ho esplorato tramite questi progetti di cui ti parlavo, e il dover fare una tesi di laurea magistrale. Ho detto perché non farla su Stratum V2 ed impegnarmici diciamo 6 mesi, un semestre intero esclusivamente su quello. Quindi diciamo questo è tutto un po' il flusso cronologico e logico del come sono arrivato a interessarmi di Stratum V2 e di come ho iniziato poi a farne parte, ecco. Bene, bene. Ragazzi, Torino è veramente un centro che non so come dire, un centro che ribolle, c'è veramente tanto fermento. Interessantissimo il discorso che tu sia riuscito a fare una tesi su, diciamo, un argomento che tratta fondamentalmente Bitcoin, perché sento tanti ragazzi che invece hanno difficoltà, che magari vorrebbero fare tesi su Bitcoin, su argomenti che toccano Bitcoin, ma vengono spesso bloccati. Quindi interessante questa cosa. Bitpolito, interessantissimo, è veramente un progetto che sta, secondo me, facendo veramente tante cose interessanti, tra le quali anche portare l'istruzione di Bitcoin nelle scuole superiori. Questa è una cosa veramente molto interessante. E ultima cosa su Torino, fanno i Satoshi Spritz tutti i giovedì, che se ne occupano anche i ragazzi di Bitpolito appunto, e sono una bomba. Tutti i giovedì c'è una presentazione, ci sono sempre 30-35 persone, quindi ragazzi, se siete nella zona fatevi anche un'ora di macchina, perché veramente ne vale la pena, ne vale la pena. Detto questo, allora andiamo un attimino al sodo. Domanda secca, la più semplice per me e credo la più difficile per te. Che cos'è Stratum V2? Allora, per rispondere meglio, forse bisognerebbe, diciamo, introdurre l'argomento andando a dire, appunto, che cos'è quello che viene definito il pooled mining, quindi il mining che viene fatto ai giorni d'oggi tramite il pooling, quindi aggregando la potenza di calcolo. C'è già un video, ho avuto l'opportunità ieri di vederlo sul tuo canale, quindi consiglio a tutti di andare ad esplorarlo una volta che sentirete questa nostra intervista, che hai fatto tu appunto, dove introduci il concetto di mining pool, dove spieghi quali sono i problemi del minare in solitaria ai giorni d'oggi, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente adesso il mining viene effettuato per il 99% del tempo tramite mining pool, quindi non ci sono più i singoli minatori che con le proprie macchine, i propri ASIC minano in solitaria per trovare la soluzione al blocco, ma aggregano la relativa potenza di calcolo insieme ad altri in queste mining pool, per coordinarsi appunto, aggregando la potenza di calcolo, lavorando su un determinato template di blocco e provando insieme a trovare la soluzione, per poi dopo ripartirsi ovviamente la ricompensa tra i partecipanti della mining pool. Quindi capite che bisogna trovare un modo, diciamo, un protocollo appunto per coordinare tutte queste operazioni, cioè le operazioni di coordinamento tra i vari miner, tra il server della mining pool, eccetera, eccetera. Quindi che cos'è Stratum V2, che cos'è Stratum? In generale adesso c'è un protocollo che si chiama Stratum, semplicemente possiamo chiamare Stratum V1 visto che parleremo Sì. di Stratum V2, ma la specifica, diciamo, lo definisce semplicemente come Stratum. Questo è il nome di un protocollo, quindi nient'altro che un set, un insieme di regole e di messaggi che permettono appunto a tutti i vari attori, diciamo, nell'ecosistema del mining in pooling di coordinarsi tra di loro. Quindi, Si cos'è coordina il Stratum rapporto V2? tra i miner e la pool, sostanzialmente. Esatto, esatto, esatto. Essendoci appunto un'entità che è il server della mining pool, o comunque un'azienda che fa girare dei server come mining pool, e migliaia invece di
miner distribuiti in tutto il mondo, bisogna trovare un modo, un protocollo che definisca delle regole per far sì che le macchine dei singoli minatori riescano a comunicare nel modo corretto con i server delle mining pool, distribuendo i lavori in modo corretto, eccetera, eccetera, per far sì che la potenza venga aggregata. Quindi fondamentalmente cos'è Stratum V2 è questo, cioè un'innovazione all'attuale protocollo che si chiama semplicemente Stratum, che appunto è un protocollo, quindi un insieme di regole e di messaggi che i vari miner e i server delle mining pool usano per comunicare tra di loro e coordinarsi sull'attività di mining in pooling. Ok, ok, molto interessante. Quindi appunto va sostanzialmente a creare una sorta di appunto protocollo per comunicare con le pool. Quindi sia che voi abbiate il miner in casa, anche se immagino non l'abbiate, sia le aziende che hanno magari i container con una serie di ASIC e che appunto minano Bitcoin, devono comunicare con queste pool e questo protocollo aiuta, standardizza diciamo la comunicazione tra il miner singolo e le pool. Bene, allora, intanto questo protocollo Stratum V2 è già operativo oppure è in fase di ultimazione, non è ancora operativo, si può già utilizzare, è operativo solo in parte? Ecco, dici un po' qualcosa. Vabbè, per uno sviluppatore non è mai ovviamente completamente pronto, non si è mai operativi al 100%, però diciamo che negli ultimi mesi c'è stato un enorme sviluppo. Abbiamo recentemente appunto non ufficialmente rilasciato, ma diciamo aggiornato il nostro repository principale, il nostro branch principale con un sacco di cambiamenti, veramente tantissimo codice che abbiamo scritto negli ultimi mesi e finalmente siamo entrati in quella fase che viene definita appunto la fase di beta testing, quindi abbiamo Ok, contatti con alcuni miner, alcune mining pool che finalmente da qualche settimana hanno iniziato veramente a fare del testing utilizzando appunto il nostro software aggiornato. E, non abbiamo ancora ufficialmente fatto la prima release, però appunto siamo veramente vicini, nel senso la fase di ultimazione della beta è l'ultima parte del beta testing, insomma, stiamo testando le ultime cose, risolvendo gli ultimi bug, migliorando proprio le ultime virgole, poi ovviamente il testing che stiamo facendo adesso è sulla testnet e non sulla mainnet, anche se appunto in realtà da ieri un miner ci ha contattati e ha iniziato a provare pure sulla mainnet, quindi un'ottima notizia. bene. Però appunto diciamo che la fase è questa, quindi è operativo sì, nel senso che sono settimane che fortunatamente abbiamo iniziato a testarlo sulla testnet di Bitcoin e diciamo sembra stabile. Poi ovviamente da lì a dire che è completamente pronto per essere utilizzato in produzione sulla mainnet mancherà ancora qualche settimana, qualche mese, sicuramente più mining pool, più miner lo utilizzeranno sulla mainnet, ovviamente noi prima scopriremo se ci sono ancora dei problemi da risolvere, li risolveremo e sarà pronto, però abbiamo fatto diciamo, abbiamo avuto una bella accelerazione negli ultimi mesi sul lato dello sviluppo e soprattutto dell'adozione del testing, ecco, da miner singoli, ma non solo, quindi siamo Bene, contenti, bene, eh insomma. beh, bene. Sì, sì, la fase beta è sempre quella che dà, diciamo, il via poi all'operazione, cioè cominciate a vedere effettivamente come funziona tutto il lavoro che avete fatto, vedere se Esatto. effettivamente quello che avete, tutto il codice che avete scritto non vi porta problemi, è molto interessante, molto interessante. Allora, io intanto passerei a un altro tema, nel senso, appunto, questo protocollo diciamo che tocca tantissimi punti, diciamo, il discorso di comunicazione tra i miner e le pool, ma poi c'è anche, diciamo, un aspetto che è quello che forse è più comprensibile anche diciamo, alla gente che ci ascolta e anche a me, devo essere sincero, ovvero la creazione del template per un blocco, ok? Quindi che cos'è il template? Il template fondamentalmente è, se vogliamo descriverlo in maniera veramente basilare, è il foglietto di carta sul quale vengono scritte le specifiche e date al miner per poter lavorare sul blocco, per poter, diciamo, utilizzare la potenza di calcolo da utilizzare su questo famoso foglietto di carta. Oggi che cosa succede? Oggi questo foglietto di carta lo crea la pool. Stratum V2 invece
stravolge un po' le cose, cambia un pochettino, diciamo, questo argomento. Ecco, spiegaci un po' che cosa succede con il discorso del template. Sì, allora, appunto, come hai accennato tu, Stratum V2 ovviamente va a migliorare non solo questo aspetto, ma tanti altri aspetti proprio a livello di comunicazione, appunto, che non approfondiremo qua, li volevo semplicemente citare perché secondo me sono fondamentali, Assolutamente. soprattutto sono diciamo, i motivi maggiori, secondo me, dal mio punto di vista, per cui verrà adottato dai miner e dalle mining pool. Nel senso, le migliorie principalmente sul lato della comunicazione sono due, e tutte e due ovviamente aumentano l'efficienza della comunicazione stessa e la sicurezza, perché appunto l'attuale protocollo Stratum, che abbiamo già citato, è un protocollo che è nato nel 2012, quindi 12 anni fa. E nei passati 12 anni ovviamente Bitcoin è completamente cambiato, nel senso l'ecosistema del mining è completamente Sì, è nato diverso. quando diciamo, il mining in pool ha iniziato a essere rilevante, quindi c'era bisogno Esatto. di poter comunicare, quindi Esattamente, proprio, ha i suoi anni. diciamo è stato il miglior protocollo all'epoca, secondo quelle condizioni che erano dell'epoca, insomma, dove la Certo. potenza era probabilmente un centesimo di quella che abbiamo adesso, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, ha, diciamo, delle lacune, no? Le ha avute nello sviluppo e nell'implementazione. Una lacuna importante, soprattutto, va a toccare la sicurezza, nel senso tutti questi messaggi che vengono scambiati nella comunicazione tra i miner e i server della mining pool, adesso, secondo il protocollo Stratum, non sono cifrati. Quindi questo è un problema perché ovviamente esistono degli attacchi che sono già stati dimostrati, sono già stati fatti in passato, in cui alcuni hacker possono mettersi in mezzo nella comunicazione tra i miner e le mining pool, intercettare, diciamo, delle prove di lavoro e assegnarsi, diciamo, al posto del miner quel lavoro e farselo riconoscere dalla mining pool. Questo viene chiamato tipo hash rate hijacking, che appunto è l'intercettazione di parte dell'hash rate. E poi dopo c'è un aspetto anche della privacy, cioè analizzando semplicemente il traffico, essendo questi pacchetti non cifrati, ma in chiaro, ovviamente possono essere analizzati e immediatamente un provider di internet o chiunque altro che voglia appunto analizzare la rete riconoscerà che quel pacchetto è un pacchetto che ha a che vedere col mining di Bitcoin. Quindi ovviamente Che è la assurdo, tra privacy del l'altro, che siano miner ancora... è non- compromessa al 100%. sì. È assurdo che non siano, ancora oggi non siano, diciamo, crittati questi dati. Sì, sì, diciamo che questa è una miglioria importante appunto che volevo Certo, citare, che certo. porta a No, Stratum no, hai fatto V2, benissimo. e soprattutto perché è un incentivo non trascurabile sotto il profilo dell'adozione stessa del protocollo. Ecco, insomma, l'aspetto Sì. della sicurezza e dell'efficienza, che ovviamente non sto qua a spiegare, comunque ci sono un paio di miglioramenti appunto che saranno secondo me i reali incentivi, visto che portano una maggiore sicurezza e una maggiore efficienza nell'adottarlo appunto sia dai miner che dalle mining pool, insomma. Comunque, ritornando al discorso del template, come hai detto bene tu, fondamentalmente il template è il blocco contenente le transazioni su cui i vari miner lavorano, provando a trovare la soluzione alla proof of work. Adesso, secondo il protocollo Stratum, appunto, come hai detto tu, sono i server delle mining pool che creano questo template. Quindi, se voi andate a vedere su mainpool.space, ad esempio, i grafici vari, capirete che adesso ci sono più o meno una dozzina le mining pool che, diciamo, coprono l'intera del mercato. Saranno una ventina in tutto. Comunque ci sono una ventina di entità al massimo, che sono le uniche entità ad oggi che decidono quali transazioni finiscono poi nei blocchi, perché sono le uniche entità che creano questi template su cui poi tutti i miner in pooling lavorano nel mondo. Quindi ovviamente questo è un punto critico di Bitcoin in generale, del mining più specificatamente, ed è in realtà il motivo che più mi ha attratto anche a me fin dall'inizio e che più ovviamente ha senso spiegare, diciamo, anche a livello educativo e divulgativo alle persone. E, Stratum V2
prova a stravolgere questa cosa, dando l'opzionalità, perché non sarà obbligatorio, ma diciamo Stratum V2 è un protocollo completamente flessibile, quindi può essere utilizzato secondo diverse configurazioni. Comunque la configurazione su cui ovviamente noi stiamo spingendo di più e ci auguriamo che sia quella che verrà poi adottata, permette in questo caso la creazione del template, quindi la selezione delle transazioni che poi finiscono in un blocco su cui poi dopo il miner lavora da parte del miner. Quindi prova a stravolgere un pochettino, diciamo, il ruolo di chi è il responsabile nel selezionare le transazioni della mempool, metterle dentro al template del blocco per poi dopo lavorarci al di sopra sperando che sia il blocco che trova la soluzione al proof of work, insomma, che venga poi minato, veramente propagato nella rete. Quindi questo è un po' il cambio drastico che porterebbe ovviamente come effetto un cambiamento da una dozzina, diciamo una ventina al massimo, di entità in tutto il mondo, che sono le uniche entità che alla fine decidono quali transazioni finiscono all'interno di un blocco, a migliaia di miner in tutto il mondo, che indipendentemente selezioneranno le proprie transazioni dai propri nodi, le metteranno nel proprio template e lavoreranno su quel template, sempre lavorando in pooling e non lavorando in solitario ovviamente, però proprio solo decidendo loro quali transazioni finiranno nei blocchi, anziché appunto farsele decidere e delegare questo compito al gestore della mining pool. Bene, sì, infatti guarda, la domanda diciamo che volevo farti poi successivamente era se secondo te ad oggi il mining era centralizzato, proprio per questo motivo qua, come ci spiegava Gabriele ragazzi, adesso praticamente il blocco lo crea la pool e lo distribuisce ai miners. Con Stratum V2 io ad esempio una cosa interessante che non sapevo è che diciamo, le pool hanno poi la facoltà di adottare o no questo sistema, quindi diciamo che teoricamente le pool magari adotteranno Stratum V2 per tutto quel discorso di comunicazione che ci sarà tra i miners e le pool e poi però c'è anche il discorso della creazione del template che quello lì è facoltativo, però è una cosa molto interessante perché appunto ad oggi il template lo crea la pool, quindi sostanzialmente è la pool che decide attraverso i propri nodi quali transazioni inserire all'interno del blocco. Con Stratum V2, con questa nuova possibilità che ci sarà, sarà il miner, quindi io poniamo caso che a casa ho un ASIC, io posso prendere le transazioni dalla mia mempool, ok? Dal mio nodo e trasmettere, diciamo, il template del blocco alla pool, lavorando poi tutti insieme per minare il blocco, ma sono io che creo appunto il blocco e non ricevo più il blocco dalla pool, quindi non è più lei a decidere quali transazioni io devo minare fondamentalmente, quali transazioni devo validare, ecco. Quindi secondo te ad oggi possiamo dire che il mining è centralizzato, cioè pochi attori che decidono quali transazioni devono essere minate, ma tantissimi attori che però poi svolgono il lavoro. Sì, diciamo sotto questo aspetto si può ovviamente dire che un aspetto di centralizzazione c'è, assolutamente. C'è anche da dire, ovviamente, per controbilanciare un po' il discorso, che il rischio di censura ovviamente è alto in un sistema così, a livello teorico lo è. A livello pratico c'è anche da dire che appunto da 2010 11 in cui si è iniziato a fare mining in pooling ad oggi non ci sono stati così tanti casi di, ad esempio, censura di specifiche transazioni da parte delle mining pool. C'è da dire anche che proprio il mercato delle mining pool è un mercato estremamente dinamico. Se voi andate a vedere, ci sono alcuni siti, magari poi te li giro, li vuoi mettere in descrizione, non lo so, Sì. che analizzano tutte le mining pool, diciamo, dalla prima, nel 2010-2011 ad oggi, e semplicemente guardando il grafico, andando a scorrere il mouse al di sopra del grafico, si capisce quanto una mining pool, diciamo, è vulnerabile, tra virgolette, dal mercato stesso del mining, nel senso, ci sono stati alcuni casi in passato in cui una mining pool ha censurato una specifica transazione o ha iniziato a creare appunto dei template di blocchi, come dicevamo prima, OFAC compliant, quindi contenente transazioni
non blacklistate, diciamo, dai vari registri della SEC, eccetera, eccetera. Ovviamente il mercato ha risposto in maniera direttissima, dirottando Certo, parte, se non la maggior parte dell'hash rate che era dirottato verso quella mining pool, verso un'altra mining pool. Quindi, certo. diciamo, questo voglio solo semplicemente far capire che è vero che c'è un aspetto di centralizzazione, dato appunto da come funziona l'attuale protocollo con Stratum. È anche vero che non ci sono stati così tanti casi, fino ad ora ovviamente, di censura reale di transazioni o comunque comportamenti più generali malevoli delle mining pool stesse. Questo ovviamente non toglie il fatto che, ed è il motivo per cui ho iniziato a lavorarci io, quindi ovviamente credo che sia un problema, che in un futuro, magari neanche troppo lontano, ovviamente questo punto di centralizzazione potrà essere maggiormente attaccato da governi o agenzie di tipo governativo più in generale, per provare appunto a censurare determinate transazioni o attaccare Bitcoin più generalmente, ecco. Quindi questo è un aspetto di centralizzazione a livello, diciamo, logico, per come viene distribuito il lavoro e coordinata l'attività del mining, che proviamo a risolvere appunto con Stratum V2. Ci auguriamo che sia una risposta di tipo proprio implementativo, di tipo protocollare a futuri attacchi seri, diciamo, da parte di istituzioni o governi, eccetera, eccetera. Un altro aspetto ovviamente di centralizzazione, secondo me, è quello più importante, se posso essere completamente sincero, è l'aspetto di centralizzazione nella produzione proprio di ASIC e dei vari miner. Cioè, quello è un aspetto per cui forse non è che c'è da preoccuparsi, però conta di più ancora rispetto a chi seleziona poi le transazioni che finiscono nel blocco. Nel senso, ad oggi ci sono pochissimi attori che sono in grado di costruire delle macchine che vengono definiti miner, che contengono decine e decine di chip chiamati ASIC, che sono in grado di fare il mining di Bitcoin. C'è Bitmain, che ovviamente è un'azienda che è leader del mercato da una decina di anni, da sempre Sì, da praticamente, sempre. e produce dal 70 all'80% di tutte le macchine che vengono utilizzate per fare il mining di Bitcoin. Quindi secondo me, anche sotto il profilo di produzione di hardware di miner per fare mining di Bitcoin, stiamo, diciamo, secondo me abbiamo raggiunto una svolta, perché negli ultimi 2 anni hanno iniziato ad entrare attori nuovi in questo mercato e siamo sempre più vicini appunto a vedere nuovi produttori di miner fisici proprio di Bene. Bitcoin, soprattutto negli States ovviamente. Quindi anche lì stiamo, diciamo, andando nella direzione migliore per Bitcoin in generale, perché ovviamente avere un monopolio dove l'80% delle macchine è prodotto da una singola azienda specifica, secondo me è un aspetto di centralizzazione ancora maggiore, diciamo, se vogliamo mettere preoccupante rispetto alla centralizzazione delle mining pool. Sì, sono Anche sotto d'accordissimo. quell'aspetto, però fortunatamente la direzione è insieme a Stratum V2, che lavora, diciamo, a livello più logico, se vogliamo diciamo, giudicare e valutare la centralizzazione all'interno dell'aspetto mining più in generale. Stratum V2 mira a decentralizzarla, questa centralizzazione attuale, a livello logico, a livello software, diciamo, a livello protocollare. Sì, sì. Tutto il movimento appunto di nuovi attori che stanno entrando nel mercato per produrre miner in tutto il mondo, e la spinta alla decentralizzazione proprio lato invece hardware. E quindi, Oh, diciamo, di pari passo si sì. sta ovviamente andando verso un futuro che sarà sicuramente meno centralizzato. E, Ma sono d'accordissimo, guarda, anche perché poi le pool sostanzialmente hanno poi un discorso di incentivi, perché comunque nessuno è vincolato ad utilizzare una determinata pool. E esatto. quindi se un miner si rende conto che la pool non fa quello che vuole, o
non lavora come lui vorrebbe, può staccarsi, switchare e andare da un'altra pool. Ed è lì che poi si gioca tutto, perché la pool sta in piedi, perché prende delle commissioni dai miners che svolgono quel lavoro lì. Quindi se i miners scappano, la pool poi perde il suo business. Quindi è un gioco di equilibri veramente interessante e che le pool devono tenere conto, cioè devono comunque anche fare quello che vogliono i miners, perché se no loro se ne vanno e la pool Esatto. chiude, Cioè, quindi sì, sì, sono d'accordissimo. C'è poi il discorso, ovviamente, tornando un attimo al discorso del template, che è quello dei nodi, no? Vorrei toccarlo un secondo con te, ma passandolo anche in maniera veloce, però c'è sempre oramai va di moda, oggi va di moda dire che i nodi non servono a niente, no? Oramai ci sono, diciamo, non so, chiamiamole persone che guardano altri progetti, mettiamola così per non essere troppo cattivi, che sostanzialmente dicono che i nodi Bitcoin non servono a niente a meno che tu non mini. Effettivamente ad oggi uno può anche dire sì, beh, allora se abbiamo detto che il template lo crea la pool, ovviamente la pool prenderà le transazioni dai suoi nodi. Ma c'è da dire una cosa secondo me, la mempool ovviamente non è che è lì statica, che non comunica con nessuno e si infila, cioè ha le transazioni che vuole lei e quelle sono. La mempool comunque comunica con tutti gli altri nodi che si passano le transazioni, quindi nel senso ok che le transazioni vengono prese da una singola mempool, da un singolo nodo, quindi però comunque c'è tutto questo discorso di rete e le transazioni passano da una mempool all'altra. Ci fosse un discorso di censura, allora questo sarebbe un altro tipo di discorso, ma quello riguarda prettamente la pool. Ecco. Secondo me invece con questo discorso di Stratum V2, con la creazione del template da parte del miner, si va anche a decentralizzare nuovamente, di nuovo, tutto il discorso anche di creazione del template, quindi potremmo dire che ci saranno più mempool che saranno interessate direttamente al mining di Bitcoin e quindi non ci sarà più una distribuzione capillare anche delle mempool che effettivamente vengono utilizzate dai miner, quindi più comunicazione tra quelle mempool specifiche, ma anche di conseguenza più comunicazione tra tutte le altre mempool di tutti gli altri nodi. Ecco, non so se ho reso l'idea di quello che volevo dire, ecco. Assolutamente, no, no, quest'ultima cosa che hai detto soprattutto è poi il risvolto più positivo, ehm, perché ovviamente nel momento in cui in futuro, speriamo non troppo lontano, ogni miner avrà localmente nella propria mining farm un nodo Bitcoin con la propria mempool da cui sceglierà, prenderà le transazioni, creerà un template e inizierà a lavorarci. Ovviamente quelle transazioni che finiranno dentro sono le transazioni di tutta la rete che saranno state propagate secondo il protocollo peer-to-peer di comunicazione di Bitcoin Base e saranno arrivate appunto al nodo specifico di quel miner. Questo potremmo parlarne ore Sì. del fatto Guarda, quali io sono le ti mempool faccio che solo contano una domanda un po' più come. specifica, però. Cosa ne pensano le pool invece di questo aspetto di Stratum V2? Cioè, secondo, sono interessate ad adottare anche questo aspetto oppure è come se gli andasse a togliere un pochettino di potere? Quindi magari dicono, vabbè, sono d'accordissimo sul discorso di protocollo di comunicazione, però io vorrei continuare, diciamo, a creare io il template del blocco. Avete avuto qualche, diciamo, un confronto con le pool? Si sono espresse oppure tutto Sì, tace? questa è una domanda super interessante, anche perché, diciamo, di primo impatto, diciamo, uno tenderebbe a pensare che le mining pool non vogliono lasciare questo potere ai singoli miner, ma lo vogliono continuare a tenere tutto loro. La cosa che mi ha stupito qualche mese fa, quando ho iniziato a confrontarmi con alcune delle mining pool che attualmente operano, è stato il fatto che in realtà anche da parte loro, o almeno di quelle mining pool con cui ci siamo confrontati, verrebbe comodo delegare ai miner questa responsabilità. Quindi in realtà Si mesi fa sgravano loro di una sono stato un po', responsabilità.
sono stato un po' spiazzato perché, diciamo, nel mio studio teorico, fino a quel momento, nella mia idea c'era, no, le mining pool sono cattive, faranno le censure, non vorranno delegare questo potere, cioè il potere di selezionare le transazioni che poi finiscono nella blockchain di tutti, ai singoli miner. E in realtà no, nel senso, in realtà no, le mining pool con cui abbiamo parlato sono le prime che vogliono deresponsabilizzarsi perché ovviamente, Certo. essendo delle entità che fanno business facendo mining di Bitcoin, non facendo mining in modo regolamentato secondo delle OFAC, compliance o qualsiasi altre cose, e hanno iniziato a fare business per quel motivo, sono aziende che capiscono benissimo che devono provare a preservare l'ecosistema Bitcoin per come è nato e per come vorrà costituire il futuro, quindi continuando ad essere un sistema incensurabile anche a livello appunto di transazioni che vengono confermate o no. Quindi in realtà sono le prime entità che sanno benissimo che questo è un punto di centralizzazione, è un possibile veicolo d'attacco che ad ora, come dicevo prima, non è ancora stato sfruttato così tante volte o quando è stato sfruttato ha avuto dei risultati veramente neanche da considerare, irrilevanti, ma in un futuro, se il veicolo d'attacco rimane aperto, potrà essere sfruttato con una potenza decisamente diversa e maggiore probabilmente. Quindi loro sono le prime entità che sono interessate a delegare questa responsabilità perché capiscono benissimo Certo. che se tu devi andare da 12 entità o 20 entità, se vuoi allargare il cerchio, specifiche, che sono delle aziende registrate, regolari, per andare a chiedere, guarda, tu queste transazioni non le puoi includere, devi censurare questo, devi seguire questo protocollo, eccetera, eccetera, ovviamente è molto più facile rispetto a andare da migliaia di miner dislocati geograficamente in tutto il mondo ad andargli a dire oh, guarda che devi mettere questa policy nella tua mempool, del tuo nodo, o nel tuo nodo non deve includere questa transazione, devi censurare quell'altro. Ed è l'intero appunto scopo di questa configurazione di Stratum V2 che ci auguriamo venga adottata dalla maggior parte dei miner della mining pool. Quindi è ottimo anche diciamo il segnale lato mining pool sotto questo aspetto. A me almeno a primo impatto mi aveva stupito Certo. il confronto che avevamo avuto con alcune di loro. Ecco, quindi sì, diciamo Sì, che oggi, è oggi una hanno cosa proprio un ruolo che attivo, quindi andando a rafforzare, diciamo, proprio a livello teorico, poi anche pratico, ovviamente, l'intero ecosistema Bitcoin, l'intero ecosistema del mining di Bitcoin, andando a migliorarne la sicurezza, l'efficienza e anche l'anti-incensurabilità, ovviamente, essendo aziende loro stesse che fanno business in questo ecosistema che, diciamo, è costruito all'interno di questi, cioè sulla base di questi pilastri, sono le prime interessate a provare a rafforzare sempre di più questi pilastri per continuare a fare business. sì, Assolutamente. sì, perché ovviamente sanno di avere il fianco scoperto oggi, perché Esatto, creando loro il template si può andare direttamente da loro a dirgli no, tu fai questo, tu fai quello. Così loro si deresponsabilizzerebbero, farebbero solamente più da aggregatore, quindi potranno dire no ragazzi, cioè io esatto, non ho più un ruolo attivo no, nella creazione dei blocchi, ma semplicemente io mi occupo di aggregare la potenza di calcolo e fornire questo servizio. Bene, molto, esatto. molto interessante, molto interessante. Bene, allora io ti farei un'altra domanda particolare, futuristica quasi. Pensi che in un futuro il mining possa entrare nelle case di tutti? Cioè abbiamo visto che si è partiti con sostanzialmente Bitcoin Core, tu ti scaricavi Bitcoin Core, avevi il tuo nodo, minavi Bitcoin fondamentalmente quelli lì col tuo PC e quelli lì erano i primi Bitcoin che ricevevi, possiamo dire. Poi ovviamente la cosa si è sviluppata, il network è cresciuto, sono arrivati, come abbiamo descritto prima, i vari diciamo, hardware dedicati, non è più possibile farlo in casa, siamo arrivati a strutture veramente grosse. Secondo te pensi che ci sia la possibilità in un futuro di tornare indietro, sfruttando la tecnologia che abbiamo in casa, tutti quanti, creando magari tutti, oggi va di moda il Nerd Miner, no? Quel giochino molto interessante che ti fa è come avere
avere un gratta e vinci lì che ogni tanto no, tira dei numerini, che è solo bello esteticamente, bello da vedere, bello da avere, no? Però tu pensi che questo discorso qua si potrà fare in un futuro per tutti i dispositivi che abbiamo in casa, cioè anche il frigorifero oramai è un apparecchio tecnologico, il microonde, i vari PC, cioè tutto quello che abbiamo in casa con un mini nerd miner dentro e poi creare delle aggregazioni, delle pool, magari io a casa ho 12 dispositivi tecnologici e fornisco potenza con questi 12 mini nerd miner, ma così fatto con tutte le persone, magari ovviamente non è che si andrà ad avere una grossa potenza, però magari può essere un aspetto alternativo molto interessante, che magari ti dà poi quelle briciole di ricompensa che però secondo me è possibile in un futuro. Ora lo chiedo a un tecnico che magari mi dice guarda che stai dicendo una cagata, però Ma, ci sono diverse opinioni, ovviamente, come su tutto, anche su questo. La mia opinione riguarda, ad esempio, i nerd miner o questi micro dispositivi che fanno qualche kilo hash al secondo e che ovviamente è una cosa a livello tecnico e da nerd, da appassionati, super figa e super interessante. Se devo però proiettare un futuro, diciamo, in cui ogni dispositivo all'interno delle nostre case sarà in grado di collegarsi ad una pool e procurare quella minuscole prove di lavoro in confronto a macchinari che fanno gli stessi hash, ma in un millisecondo, non ce lo vedo troppo, onestamente, nel senso non sono troppo sul sì, ogni dispositivo elettronico che avremo, che abbiamo tuttora, in futuro sarà anche in grado di fare mining di Bitcoin e sarà remunerativo fare mining di Bitcoin a quel punto, in pooling, eccetera, eccetera. Nel senso, sarò contento e felice di richiedermi in futuro, però non sono troppo dell'idea che questi microdispositivi possano veramente entrare nella vita di ognuno di noi ed essere remunerativi e profittevoli allo stesso tempo, ma la cosa che credo che ovviamente è molto più interessante e più sostenibile, e lo sarà secondo me anche di più in futuro, è l'utilizzo di elettricità nelle nostre case per fare mining di Bitcoin che produce calore che può essere reindirizzato e riutilizzato all'interno delle nostre case. Nel senso, sono un paio di anni che stanno partendo, sono partiti questi due filoni, no? Del home mining, come viene chiamato, quindi il mining a casa. Un filone questo dei nerd miner, dei Bitax, tutti questi microdispositivi che fanno pochissimi hash al secondo rispetto alle macchine ovviamente industriali che vengono utilizzate, che sono diciamo quel filone dei più appassionati, no? degli home miner più nerd, diciamo. Poi ovviamente negli stessi ultimi 2 anni si è iniziato ad esplorare questo filone che è appunto del riutilizzo del calore dei miner. Quindi sono iniziati allo stesso tempo di tutti i vari home miner di cui abbiamo parlato, sono iniziati appunto ad emergere progetti del tipo ma io ho bisogno di scaldarmi l'acqua, c'ho il boiler, perché non provo a scaldare l'acqua del boiler col calore del miner, ad esempio? ho visto E un quindi sono progetto per iniziati scaldare le piscine. Sì, Esatto, sì, è esatto. Cioè, in tutto il interessantissimo. mondo chi è più a livello, diciamo, hobbistico e chi già più a livello aziendale, quindi proprio come un progetto startup che stanno provando a tirare fuori un prodotto che verrà venduto possibilmente, si sta iniziando ad esplorare questo filone. E io onestamente, se dovessi appunto dire qual è il filone che secondo me in un futuro sarà più sostenibile e vedremo di più, sono molto di più dell'idea che un domani un boiler o un riscaldamento o dovunque c'è bisogno, in qualsiasi contesto, anche casalingo appunto, in cui c'è bisogno di calore, a quel punto molto probabilmente quel dispositivo non sarà semplicemente una stufetta elettrica, non sarà semplicemente un boiler come adesso, ma sarà una stufetta che oltre che a generare calore, genererà calore e minerà Bitcoin. O meglio, minerà Bitcoin e minando Bitcoin genererà calore che verrà utilizzato per il suo scopo che è l'essere una stufetta. Allo stesso modo boiler o caldaie o dispositivi di questo tipo. Quindi
questo solo perché stiamo parlando del ramo casalingo, ovviamente, ma che renderebbe estremamente decentralizzato e inattaccabile tutto l'ecosistema. Ma sempre sul filone del riutilizziamo, capiamo come riutilizzare il calore, come inserire il mining in ogni contesto in cui abbiamo produzione di energia in eccesso, oppure non ce l'abbiamo in eccesso ma dobbiamo produrre del calore, ci serve del calore, quindi proviamo a rendere più profittevole questa produzione di calore minando Bitcoin. Questo è un filone super interessante che si sta esplorando sempre di più in tutto il mondo, e non è che sarà un filone che attaccherà semplicemente un aspetto casalingo, quindi le case di ognuno di noi, ma qualsiasi contesto industriale che in modo Pensa a un eguale, capannone se non scaldato maggiore, esatto, cioè, sarebbe una mining immaginati. farm che ti scalda un capannone che fa finestre. Sì, no, ma c'è Cioè, c'è gente che inizia tipo a fare l'essiccatura di cocco o anche. di semi di cacao. Ci sono Sì, dei le progetti super castagne, portalo a interessanti. Cuneo. Andiamo a essiccare le castagne. No, esatto. No, per dire, appunto, poi chiudo. Secondo me il filone più interessante sia diciamo, nell'aspetto casalingo, nelle case di ognuno di noi, che in un contesto, in un qualsiasi contesto industriale, più interessante, che vedo più probabile in questo nostro futuro, è quello di sfruttare il Riutilizzo del calore calore, sì. e riutilizzare il calore che le macchine producono, o appunto andare a sfruttare ogni surplus di energia. C'hai i pannelli solari sul tetto, produce energia, elettricità in eccesso rispetto a quella che utilizzi in quel momento lì, non ti conviene venderla in rete, allora puoi fare del mining di Bitcoin, sì, a quel punto sì. Bene. Con una macchina normale, facendola andare a lavorare un po' meno di quello che lavora, eccetera. Però sì, sicuramente questo è il filone, diciamo, quello del riutilizzo del calore in qualsiasi contesto, sia casalingo che industriale, che vedo più probabile in futuro. Sì, sì. E anche io ci aggiungo anche il filone dello sfruttare gli scarti della produzione, gli scarti inquinanti della produzione di corrente elettrica che abbiamo oggi. Io, guarda, sono contento che ovviamente Rick e Guybrush, loro sono, diciamo, due pilastri della nostra informazione, e quest'anno sostengono diciamo, il discorso di transizione energetica di Bitcoin Green. Io sono pienamente d'accordo, e anzi è un po' di tempo che sto cercando di fare una sorta di video che spero diventi anche un qualcosa di più di un video, però sono convinto che il mining potrà aiutare anche a rendere più green il mondo, ecco, ad aiutare la transizione. Per assurdo, veramente, adesso stiamo vedendo in Texas cosa combinano, Ricky poi diciamo, ci illustrerà cosa sta succedendo in Kenya, in quei posti lì, ma secondo me può fornire veramente delle soluzioni. E anche questa, comunque, beh, noi ovviamente la produzione di corrente nostra qua è fatta tutta prevalentemente da fossili, c'è qualcosa di green, va bene, però già solo il fatto di riutilizzare il calore che viene prodotto da un miner, questo è già un modo, diciamo, per rendere ancora più sostenibile tutto il discorso. Io sono convinto che di lì si passa veramente. Il mining di Bitcoin potrà aiutare veramente anche su questo lato qua. Sembra assurdo, ma ridurrà gli No, sono sprechi, d'accordo. e cioè, già solo vediamo cosa fa con l'estrazione, col flaring, col venting di metano, cioè può veramente diventare una soluzione definitiva. Riattiverà le centrali idroelettriche che adesso sono dismesse, che sono lì a non fare niente. Anche qua in Italia ne abbiamo un sacco che avevano preso gli incentivi, avevano fatto le centrali idroelettriche, adesso sono lì ferme perché magari c'è poca richiesta, poca utenza, cioè, e andrà a portare corrente elettrica in posti dove adesso vanno ancora con le candele e si illuminano col fuoco. Cioè veramente secondo me sarà un processo che Sì, rivoluzionerà un questo po' tutto. è l'aspetto Sì, più interessante, sono super d'accordo con tutto quello che hai detto, ed è l'aspetto più interessante secondo me di tutto l'ecosistema Bitcoin in generale, ma più specificatamente del mining di Bitcoin. Si sì, sta sì. andando ad applicare veramente ovunque, in qualsiasi contesto, e sta riaccendendo fonti di energia che erano state dismesse, come dicevi tu,
sta andando a colmare tutti gli esuberi, quindi a monetizzare tutto quella che è produzione di energia in surplus, sta andando a ridurre gli sprechi e a monetizzare anche quello, sta andando a creare degli incentivi nel generare energia in un posto geografico nel mondo dove non c'era nessuna sostenibilità economica nel tirare su una centrale. Sta Esatto. facendo veramente cose, cioè questo aspetto qua proprio pratico di dove si sta andando ad applicare il mining di Bitcoin è la cosa più affascinante che dal mio punto di vista coinvolge tutto Bene, l'ecosistema. bene. Sono contento. Dai, siamo andati belli lunghi, ti faccio guarda l'ultima domanda riguardo diciamo, al focus di questa nostra chiacchierata. Pensi che Stratum V2 sia l'inizio di un nuovo percorso diciamo, di cambiamento del mining in pooling oppure pensi che sia un punto di arrivo? Cioè che con quello che state creando, che appunto oramai diciamolo è entrato in beta, quindi si sta veramente testando sul campo e quindi diventerà poi, si spera presto, operativo al 100%, siamo a posto, diciamo che tutto è migliorabile, però abbiamo già raggiunto un ottimo livello che magari può durare per un bel po' di anni, oppure pensi che sia l'inizio di una strada, cioè dici ok, partiamo da qui per andare poi altrove, quindi il lavoro da fare ancora tanto. Ma diciamo, io non credo che ci sia mai un punto d'arrivo a livello di tecnologia, cioè, si sta parlando di un protocollo o comunque più in generale di tecnologia, non si è mai ad un punto d'arrivo, ma si è sempre semplicemente una tappa avanti. In base alle tecnologie che abbiamo oggi, ovviamente, mi In dirai, base alle perché... tecnologie, al contesto e alle esigenze che ci sono in un determinato momento. Tutto il discorso che abbiamo fatto sull'aspetto di centralizzazione, possibile censura da parte delle mining pool, che possibilmente non ci sarà più usando Stratum V2, permettendo ai vari miner di crearsi il proprio template e minare sul proprio template di blocco, ovviamente è una risposta all'attuale protocollo e agli attuali casi di censura che ci sono stati, e al tempo stesso è anche però già una risposta a un futuro, a eventuali attacchi futuri, a un futuro in cui veramente questo punto fragile di tutto l'ecosistema potrebbe essere sfruttato. Quindi allo stesso modo, diciamo, io credo che sia un punto di inizio per un'altra fase in cui non ti so dire quali potrebbero essere, diciamo, le migliorie, però diciamo, da sviluppatore, quando entri in questo ecosistema inizi a vedere tanti problemini no tecnici da una parte e dall'altra, eccetera, eccetera. Quello che sto vedendo solo nella bolla, diciamo, del mining di Bitcoin è comunque uno sforzo non collettivo ma individuale, però che collettivamente sta andando nella stessa direzione, che è rafforzare i pilastri di Bitcoin, decentralizzarlo sempre di più, sempre il più possibile, e rendere appunto inattaccabile l'ecosistema. Sotto il profilo del mining, Stratum V2 non è il punto d'arrivo, ma semplicemente perché dietro la stessa filosofia che ha portato alla nascita di Stratum V2 ci sono altri protocolli, altri progetti che si stanno già evolvendo adesso e che stanno nascendo adesso, che sempre vanno nella direzione di dare più possibilità ai singoli miner di decidere che cosa fare in generale con le proprie macchine, come lavorare, con chi lavorare, che grado di fiducia dare alla mining pool, quale grado di fiducia non dare alla mining pool. Si sta muovendo semplicemente sotto il profilo del mining in pooling, iniziative come Ocean ad esempio e Demand, le nuove mining pool, non semplicemente perché utilizzano Stratum V2, ma proprio come struttura, no? Diciamo aziendale del servizio che forniscono, stanno andando in una direzione che è decisamente diversa ovviamente sono Antpool, sono F2 pool, creo io il blocco, te compri le macchine, mi dai semplicemente la potenza, non te ne frega niente e non te ne deve fregare di metterci le transazioni nel blocco, non devi preoccuparti che i fondi ce li ho io e non ce li hai tu, perché tanto te li darò quando me li verrai a chiedere, non ti preoccupare, eccetera, eccetera. Cioè, stanno nascendo anche semplicemente ora, quando Stratum V2 non è ancora utilizzato sulla mainnet,
non è ancora adottato praticamente da nessuno, stanno comunque già nascendo delle nuove mining pool che vanno decisamente in quella direzione lì, no? Cioè di riportare il potere all'individuo miner sotto tutti i profili, sotto il profilo della custodia, sotto il profilo appunto della selezione delle transazioni, eccetera, eccetera. E questo trend è un trend ovviamente super positivo per il mining di Bitcoin, ma è un trend che, come nella bolla del mining di Bitcoin, sto vedendo comunque in tanti altri aspetti di Bitcoin in generale, e questa è la cosa che mi fa avere ovviamente sempre più fiducia e sempre più passione nel lavoro che svolgo. Bene. Sì, ho fatto, a proposito dell'ultima cosa che hai detto, ho fatto un video su Ocean Pool, appunto, dove si vede la direzione chiara e netta che ha preso questa mining pool, prendendosi anche un po' di critiche e tutto, però già solo il fatto di non fare più, diciamo, da ente centralizzato, da ente custodial per la reward dei miner, ma distribuirle direttamente diciamo, attraverso la Coinbase Transaction, ecco, senza fare appunto più da custode lui, o anche solo il fatto, vabbè, che è partita con censuriamo le inscription, però poi alla fine quello che ne è uscito fuori è sostanzialmente di nuovo una facoltà data al miner di scegliere che tipo di transazioni vuole all'interno del blocco che si creano, quindi un blocco senza inscriptions, un blocco uguale a tutte le altre mempool, a tutte le altre pool, oppure un blocco, diciamo, con sì, transazioni normali e magari anche qualche inscription, però si dà di nuovo comunque potere ai miners, si va in quella Esatto. direzione lì. E tra l'altro Ocean ha già dichiarato, credo, che utilizzerà il protocollo Stratum V2, quindi Sì, sì. sì, stanno nascendo diciamo, delle realtà veramente interessanti che portano di nuovo un po' alla decentralizzazione, alla distribuzione di un tassello fondamentale ovviamente per Bitcoin. Dai, direi che abbiamo concluso. Io ti chiedo solo eventualmente per chi fosse interessato dove può seguire magari te, dove può seguire il progetto, e se uno magari non lo sappiamo, magari abbiamo uno sviluppatore che ha intenzione magari di contribuire, come può fare e dove può trovarvi, dove può raggiungervi, ecco. Certo, allora il sito ufficiale dell'intero progetto è stratumprotocol.org. Lo E metterò in descrizione così almeno... da lì troverete appunto tutti i vari altri collegamenti, il coordinamento principale ovviamente sulla nostra repository GitHub, ma non solo, nel senso che la maggior parte delle comunicazioni viene fatta all'interno di un nostro server Discord. Se vuoi ti giro i link, o comunque Sì, stratumprotocol.org, da lì trovate tutti i collegamenti. Se mi volete scrivere personalmente, appunto il mio nickname un po' ovunque è gitgab19, e altrimenti appunto entrate nel server Discord, o iniziate a spulciarvi il repository su GitHub e vedrete la mia faccia da qualche parte, insomma, in qualche modo contattatemi. serve l'inglese, ragazzi, per il Discord, poi se contattate lui vi risponde anche in italiano. Però Esatto. diciamo che ecco, per comunicare con le altre persone un minimo di inglese, ecco. O utilizzate chat GPT adesso che una mano ve la dà se volete. Dai ragazzi, cosa che dire? Io sono veramente contento di aver fatto questa chiacchierata. Grazie Gabriele, è stato veramente un'oretta interessantissima, piena di spunti e di curiosità su un protocollo che è difficile da capire, difficile da spiegare, ma comunque è fondamentale, perché secondo me se uno vuole interessarsi un pochettino più approfonditamente al mondo Bitcoin è fondamentale che conosca anche tutto l'aspetto del mining, perché appunto è il cuore, è uno dei tasselli principali di questo protocollo che tutti, diciamo, che tutti amiamo. Ecco. Io davvero ti ringrazio di nuovo e quindi niente, buon lavoro e mi raccomando dateci dentro che state facendo un gran lavoro. Grazie e se vuoi dire qualcosa, prego. Grazie, no, ti ringrazio dell'invito, mi ha fatto super piacere, ovviamente parlerei ore e ore e ore di quello che abbiamo appena accennato in questa intervista insieme. Super disponibile quando vuoi per qualsiasi approfondimento in questo ambito. Grazie, grazie. Allora un saluto a tutti ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.
Ciao! Bene ragazzi, io direi che non ho altro da aggiungere. Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. Io devo dirvi l'ho trovata molto istruttiva perché è sempre interessante ascoltare chi lavora direttamente a progetti così importanti per il protocollo di Bitcoin e queste interviste secondo me lasciano veramente tanti spunti di riflessione oltre che ad essere molto istruttive. Che altro dire? Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete trovato utile questo contenuto e scrivete pure se avete domande o dubbi che noi vi risponderemo. Fatemi sapere anche se vi piacciono magari contenuti come questo, così vediamo eventualmente di farne altri. Ecco, io vi ringrazio e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!